Ma quindi si sono sbagliati a dare il Nobel a Fermi? Parliamone un attimo. Ciao, sono Marco per gli amici e amiche del Cuso e questa è la fisica che non ti aspetti. Rientriamo da un intenso periodo di inattività con un video che, tanto per cambiare, parla sempre di radioattività o sostanze radioattive. L'idea per questo video mi è venuta ascoltando un podcast intitolato Atomica, che vi linko in descrizione. Nel 1938 Enrico Fermi viene insignito del premio Nobel per la fisica e potreste aver sentito dire che qualcosa nell'assegnazione non era del tutto vero. Ma come? Al nostro esimio fisico è stato assegnato un Nobel per errore? Beh, diciamo più o meno. Infatti, se cerchiamo la motivazione dell'epoca, leggeremmo per l'identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti. Ecco, diciamo che solo metà di quella motivazione è effettivamente corretta, ma procediamo con ordine. Torniamo al 1934, spostiamoci in Francia, dove Irène Curie e Frédéric Joliot-Curie scoprono una cosa interessante. Bombardando alcuni elementi con particelle alfa è possibile ottenere isotopi radioattivi. Fino a quel momento si era sempre osservata la trasmutazione di un elemento stabile in un altro elemento stabile, ma i due scienziati francesi scoprirono che colpendo elementi leggeri come boro, sodio o azoto, i prodotti della reazione possono presentare instabilità. Questa particolare reazione ha un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio sta nella relativa facilità con cui è possibile produrre particelle alfa, dal momento che elementi come il polonio, peraltro scoperto dalla madre di Irène, Marie, li emettono spontaneamente. Lo svantaggio invece sta nel fatto che, a causa della repulsione coulombiana tra le particelle alfa che hanno doppia carica positiva e i nuclei atomici, questi esperimenti possono essere condotti solo contro elementi relativamente leggeri. Fermi all'intuizione che i neutroni, privi di carica, possano essere un proiettile più efficace, sostanzialmente indifferente al numero di protoni presente nel nucleo bombardato. Il problema è come ottenere i neutroni, ma Fermi trova la soluzione: una fiala contenente polvere di berilio e radon. Il radon emette radiazione alfa che, colpendo il berilio, produce a volte carbonio 12, altre volte 3 nuclei di elio 4, ma in entrambi i casi un neutrone. I neutroni prodotti sono molto pochi, ma molto più efficienti e, come già anticipato, possono agire anche su elementi pesanti. Il gruppo dei cosiddetti ragazzi di via Panisperna cominciò così a studiare l'effetto di questi neutroni su un gran numero di elementi, cominciando dal numero 1 della tavola periodica, l'idrogeno, e proseguendo. Sarà il fluoro il primo a dare risultati interessanti, ma occorre considerare che in quegli anni questi fenomeni erano appena stati scoperti e non si conoscevano i loro meccanismi nel dettaglio. Fermi quindi ipotizzò che fluoro 19, l'unico isotopo presente in natura di questo elemento, assorba un neutrone e diventi azoto 16 emettendo una particella alfa plausibilmente assorbita dal gas stesso. Azoto 16 decadrebbe poi beta-, quindi emettendo un elettrone, e si trasformerebbe in ossigeno 16, che invece è stabile. Questa ipotesi è supportata dal fatto che la reazione fluoro-neutrone effettivamente porta alla produzione finale di elettroni. L'alluminio è un altro elemento interessante dal momento che i decadimenti beta- che mostra sono due, con due diversi tempi di dimezzamento, cosa che significa che avvengono due diverse reazioni nucleari, con corrispondente trasmutazione in isotopi diversi. Ancora una volta Fermi ipotizza che i due isotopi prodotti siano sodio 24 e magnesio 27. Nei limiti del possibile poi Fermi tentava di verificare le sue ipotesi tramite un'analisi chimica del campione attivato. Nel suo lavoro del 1934 Fermi riporta anche altre reazioni che coinvolgono silicio, fosforo, cloro, ferro, cobalto, argento e iodio. In tutti questi casi c'è una sorta di fattore comune che sarà probabilmente all'origine dell'errore nella giustificazione del Nobel, almeno in parte. Gli isotopi in cui si trasmutano i nuclei bombardati sono sempre vicini nella tavola periodica. Fluoro e azoto distano 2 posizioni, così come alluminio e sodio, mentre alluminio e magnesio sono contigui, e lo stesso vale per tutti gli altri casi citati. A volte le posizioni sono 2, altre volte 1, a seconda che la reazione produca una particella alfa o un protone.
Insomma, Fermi comincia a convincersi che questa possa essere una regola generale e che ogni volta che un nucleo viene trasmutato da bombardamento neutronico in un isotopo radioattivo, quest'ultimo appartenga a un elemento molto vicino a quello di origine nella tavola periodica, se non è addirittura un suo isotopo radioattivo. E questa idea si rafforza ancora di più mano a mano che il gruppo di via Panisperna sottopone a trattamento a neutroni altri elementi, come riportato in un successivo documento a firma di Amaldi, Fermi, Rasetti e Segre. Quando si arriva a sottoporre al bombardamento torio e uranio, che è l'ultimo elemento della tavola periodica presente in natura, si ottengono risultati solo in apparenza in linea con quanto detto fin qui. Entrambi mostrano più profili di decadimento, cosa che era già stata osservata ad esempio con l'alluminio, ma in particolare l'uranio mostra profili molto irregolari e poco riproducibili. Di una cosa Fermi è sicuro: non si tratta di isotopi dell'uranio, dal momento che da un punto di vista chimico sono certamente diversi. Prima che mi assaltiate nei commenti, è vero che il plutonio esiste in natura, ma è presente in quantità minuscole, dal momento che deriva da processi di cattura neutronica da parte di uranio 238 che possono raramente avvenire naturalmente, ma di fatto è come se fosse assente, un po' come il trizio. Il plutonio è sicuramente esistito in passato, dal momento che una serie storica di decadimenti cominciò proprio da plutonio 239 e altre due, quelle denominate del torio e del nettunio, compresero rispettivamente gli isotopi 244 e 241, ma tutti questi sono scomparsi da miliardi di anni. Seguendo lo schema osservato prima, Fermi controlla se gli isotopi responsabili della radiazione siano torio o protoattinio, rispettivamente 2 e 1 posizione prima dell'uranio sulla tavola, ma non c'è riscontro. Per scrupolo vengono controllati anche elementi un po' più piccoli come radio e attinio, 4 e 3 posizioni prima, ma ancora niente. Ma allora, se l'attivazione non ha prodotto né un nuovo isotopo dell'uranio né un isotopo di nessun elemento nelle immediate vicinanze, cosa era stato creato? Forse, è l'ipotesi formulata nell'articolo pubblicato su Nature del giugno 1934, ci si è davvero spostati di poche posizioni sulla tavola periodica, ma verso l'alto, un'eventualità che implicherebbe la sintesi di elementi transuranici mai osservati fino a quel momento. Ma c'è anche un altro fenomeno che viene osservato durante questi studi e leggenda vuole sia stato ottenuto per sbaglio. A quanto pare, Amaldi e Pontecorvo trovarono che posizionando la fiala contenente la sorgente di neutroni in punti diversi della scatola fatta di argento, che era l'elemento che stavano studiando in quel momento, si ottenevano attivazioni diverse. All'inizio si pensò a un errore di misura, ma infine si notò che un ruolo veniva giocato anche dal materiale su cui si conduceva l'esperimento, almeno in alcuni casi. Il risultato cambiava se il tavolo su cui ci si appoggiava era fatto di marmo o di legno, con il legno in grado di potenziare l'effetto. Che differenza c'è tra questi due materiali? Come mai il legno dovrebbe intensificare l'efficacia dei neutroni? La leggenda ci dice che durante la pausa pranzo di quel giorno Fermi fece un'ipotesi. La differenza tra il legno e il marmo è la presenza di idrogeno. Il legno ne contiene una discreta quantità sotto forma di moltissime molecole, mentre il marmo non ne contiene affatto, essendo formato da carbonati e ossidi vari. Come verificarlo? Ad esempio usando una sostanza che contiene molto idrogeno ed è facilissima da reperire: l'acqua. Che sia stata usata la fontana del dipartimento o un secchio lasciato da un inserviente, poco importa, lo lasciamo per l'appunto alla leggenda. Ma l'effetto è reale. Anche la paraffina, un idrocarburo formato da lunghe catene di carbonio con tanti atomi di idrogeno attaccati, ha un effetto analogo. Pensate che per ogni atomo di carbonio ce ne sono 2 di idrogeno, più altri 2 per aprire e chiudere la catena. L'idrogeno è un nucleo piccolo, è il più piccolo presente in natura e quindi si presta a subire un fenomeno noto come urto elastico con i neutroni, senza necessariamente catturarli, cosa che invece accade con elementi più pesanti. I neutroni perdono parte della loro energia ogni volta che urtano un nucleo di idrogeno e quindi se attraversano una sostanza ricca di idrogeno come l'acqua o la paraffina, possono perdere molta della loro energia cinetica, venendo quindi rallentati.
I neutroni veloci prodotti dalla reazione nucleare sono diventati lenti e in quanto tali possono essere facilitati nel colpire e interagire almeno con alcuni isotopi. Quindi, ricapitolando, Fermi e i ragazzi di Via Panisperna scoprono che l'esposizione a neutroni può rendere attivi isotopi stabili o comunque provocare reazioni nucleari in numerosi elementi. Questo fenomeno è grandemente potenziato, in molti casi, se i neutroni vengono rallentati dal passaggio in acqua, paraffina o in generale una sostanza che contiene molto idrogeno. Quando a subire il bombardamento è l'uranio, parrebbe che il prodotto dell'interazione, che per estensione dovrebbe essere vicino in numero atomico al 92, non è di massa inferiore. Fermi suppone quindi di aver scoperto elementi transuranici, nonostante siano stati sollevati molti dubbi a riguardo. La smentita definitiva da parte di Otto Hahn e Fritz Strassmann arriverà però pochi giorni dopo la Nobel Lecture di Fermi, tenutasi il 12 dicembre del 1938. Insieme a Lise Meitner riuscirono infatti a dimostrare in un articolo del gennaio 1939 che Fermi non aveva creato un nuovo elemento con numero atomico maggiore di 92. Aveva in realtà fatto una cosa più importante e che avrebbe avuto conseguenze molto più rilevanti. I nuclei prodotti dalla reazione erano molto più piccoli di quelli investigati da Fermi, grandi approssimativamente la metà dell'uranio e non erano nemmeno sempre gli stessi. L'uranio infatti non veniva attivato dal bombardamento con neutroni lenti, veniva rotto. Fermi aveva inconsapevolmente provocato la fissione del nucleo di uranio 235 e scoperto il meccanismo che porterà alla produzione della pila di Fermi prima e della bomba atomica poi. Naturalmente, per aver identificato il processo di fissione nucleare, Otto Hahn vinse nel 1944 il premio Nobel, anche se per la chimica. Oggi questo processo, come penso saprete, è utilizzato quotidianamente in tutti i reattori nucleari, che tramite esso producono energia in modo efficiente, pulito e sicuro. Ma purtroppo è anche il processo alla base del funzionamento delle bombe nucleari, sia quella a fissione che quella a fusione, che invece speriamo di non vedere mai più all'opera. Quindi, possiamo dire che Fermi abbia ricevuto un premio Nobel per una cosa che non ha fatto? Beh, a metà, direi, visto che comunque la scoperta delle reazioni stimolate dai neutroni lenti è reale e di fondamentale importanza. Non è riuscito davvero a creare elementi transuranici, ma ha comunque ottenuto un risultato mai visto prima di allora. E pochi anni dopo sarebbe riuscito anche a dimostrare che la fissione dell'uranio poteva essere ripetuta in una catena stabile. Ma magari della pila di Fermi parleremo un'altra volta. Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. In descrizione troverete il link per acquistare Radioactivity, il mio libro dove troverete tante storie legate alla radioattività, ma non questa, e quindi non potete lamentarvi che vi abbia fatto spoiler. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate.